Ciao a tutti, sono Ruggero di Wow e in questo video parleremo di come si possa effettuare tramite l'analisi delle acque reflue uno studio sulla diffusione di una malattia e quindi poterne fare una mappatura, individuare eventuali punti di contagio e ricavarne anche altre informazioni utili. Vedremo in particolare il caso degli studi effettuati in Italia per la diffusione del Covid. Però prima di iniziare ricordatevi di iscrivervi qui sotto al canale e di attivare la campanella degli avvisi. Ma partiamo quindi col dire cosa sono queste acque reflue. Le acque reflue, o acque di scarico se volete, sono acque prodotte dagli esseri umani in attività normali, quindi quelle sia domestiche che industriali che agricole, e che a causa quindi dell'azione antropica possono contenere sostanze potenzialmente pericolose sia per la salute nostra che per l'ambiente. Queste acque, prima di essere reimmesse nell'ambiente, devono quindi necessariamente essere monitorate e sottoposte a interventi di depurazione tramite appositi impianti, in modo da non compromettere i normali equilibri dell'ecosistema. L'analisi di queste acque è di fondamentale importanza, fra le altre cose, anche per studiare il fenomeno della circolazione dei virus. Infatti può darci non soltanto informazioni sulla possibilità di trasmissione per via idrica, ma può fornire anche importanti dati a livello epidemiologico, come vedremo a breve. Il primo a sottolineare l'importanza di questi studi per la diffusione dei virus è stato lo studioso Joseph Melnick nel 1946. Per gli interessati lasceremo in descrizione il riferimento a questo articolo, ma andiamo avanti. Cosa c'entrano quindi le acque reflue con il Covid? Perché si cerca il SARS-CoV-2, il virus che causa il Covid-19, nelle acque? Sappiamo che alcuni pazienti con il Covid-19 presentano anche sintomi gastrointestinali e infatti in circa il 50% di loro, quindi dei pazienti positivi, è stata riscontrata positività anche nei loro feci. Pertanto è quindi possibile applicare questo tipo di studi anche per il Covid-19. E meno male, mo vediamo il perché. Infatti in uno studio che vi lasciamo sempre riportato in descrizione, dove vengono descritte meglio modalità di analisi eccetera, sono stati analizzati 12 campioni di acque reflue prima del trattamento dell'impianto, raccolti in impianti di depurazione a Roma e a Milano durante il periodo epidemico, quindi tra febbraio e aprile 2020. I 12 campioni sono stati dapprima congelati a circa meno 20 gradi, hanno quindi subito un trattamento termico a 56 gradi per circa 30 minuti. Questo è stato fatto al fine di inattivare il virus, al fine di aumentare la sicurezza dei protocolli analitici, e poi tramite procedure specifiche sono andate alla ricerca del virus, ricercandone parti specifiche. In particolare 4, fra cui la proteina spike, ovvero quella che consente al virus di riconoscere la cellula bersaglio e di entrarvi dentro per infettarla. Vediamo cosa è emerso da questi dati. I risultati di questo studio hanno evidenziato la presenza del SARS-CoV-2 a Roma tra fine marzo e inizio aprile, quindi comunque in linea con lo screening dei tamponi, mentre a Milano risultava una positività nei reflui urbani tra il 24 febbraio, quindi ben prima dai dati emersi dai tamponi. Tuttavia, i dati più importanti che possiamo osservare provengono da un altro studio che ha effettuato analisi molto simili. L'unica differenza è che ha operato tramite 40 campioni di archivio raccolti a Milano, Torino e Bologna e risalenti al periodo tra circa ottobre 2019 e febbraio 2020. Vi lasciamo sempre in descrizione il link a questo articolo. I risultati hanno mostrato la presenza del virus a Milano e Torino già a metà dicembre 2019 e a fine gennaio a Bologna, quindi ben prima che si parlasse del Covid in Italia. Ma quindi cosa capiamo da questi risultati? L'analisi dei reflui urbani ci permette, in periodi di epidemia come questi, di monitorare l'andamento dell'epidemia stessa e in periodi non epidemici può essere uno strumento utile al fine di prevenire e poter attuare tutte le precauzioni del caso la diffusione di epidemie, appunto. Infatti in questo caso abbiamo visto come l'analisi dei reflui urbani ha portato all'evidenza della presenza del coronavirus ben 2 mesi prima di quanto previsto dai tamponi, perché si sa, prevenire è sempre meglio che curare.